Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo una fantastica crostata di mele soffice con crema pasticcera. Ci occorrono 3 uova, 500 g di farina, 16 g di lievito per dolci, 200 g di zucchero, 200 g di burro, vaniglia, scorza di limone arancia e un pizzico di sale. Cominciamo subito preparando la pasta frolla. Setacciamo quindi la nostra farina. Facciamo la classica fontanella. Setacciamo anche il lievito. Aggiungiamo lo zucchero, le uova e iniziamo a unire il composto battendo con una forchetta. Aggiungiamo anche la parte aromatica, quindi la vaniglia e la scorza di limone e arancia. Mi raccomando, quando grattugiamo non dobbiamo mai grattugiare fino alla parte bianca perché è la parte amara. Se vi piace sentire un po' di contrasto con il dolce, aggiungete come me un pizzico di sale. E per finire dobbiamo tagliare a pezzetti il burro, freddo di frigorifero. Impastiamo velocemente tutti gli ingredienti fino ad ottenere una palla liscia e morbida. Posizioniamo la pasta frolla ottenuta su un foglio di carta da forno, avendo cura di appiattirla. In questo modo il freddo si distribuirà in modo uniforme. Riponiamola in frigorifero per almeno 30 minuti. Adesso prepariamo la crema pasticcera. Ci occorrono 350 g di latte, 135 g di zucchero, 35 g di amido di mais, 3 tuorli, vaniglia, limone e arancia. Versiamo in un tegame lo zucchero e l'amido. Mescoliamo con una frusta. Aggiungiamo quindi
i tuorli. La nostra vaniglia e iniziamo ad amalgamare fino ad ottenere un composto leggermente spumoso. Stemperiamo con un goccio di latte. Utilizzo il latte freddo a temperatura ambiente. Ne mettiamo poco alla volta e iniziamo quindi a diluire poco per volta la nostra crema. Portiamo sul fuoco e continuiamo a mescolare fino a che la nostra crema si sarà completamente addensata. Deve essere così, bella, liscia. La travasiamo in una ciotola e aggiungiamo le nostre scorzette di limone e di arancia, che rilasceranno tutto il loro aroma in caduta termica, cioè durante la fase di raffreddamento. Copriamo con pellicola a contatto e riponiamo in frigorifero. Adesso possiamo procedere a tagliare le mele, quindi per prima cosa dobbiamo spremere del limone. In questo modo le mele non si ossideranno. E le tagliamo a fettine sottili. Riprendiamo la pasta frolla. Dobbiamo tagliarla a pezzetti e lavorarla con le nostre mani, rendendola di nuovo plastica, perché ovviamente la pasta frolla, contenendo molto burro, durante la fase di raffreddamento diventerà abbastanza dura. Ma non preoccupatevi che nel giro di pochi istanti tornerà perfettamente plastica e ben lavorabile. La stendiamo con un matterello. E la poniamo su una teglia, in questo modo. Io utilizzo una teglia da 26 cm di diametro. Questa è una teglia con fondo apribile, quindi ci faciliterà moltissimo il compito di estrazione nel momento in cui sarà cotta. Mi raccomando, dobbiamo far aderire bene i bordi, altrimenti scenderanno durante la fase di cottura. Con il matterello rifiliamo i bordi. Adesso con una forchetta pratichiamo dei fori su tutta la superficie. Versiamo quindi la nostra crema, che a questo punto dovrà essere fredda. Ricopriamo quindi con le nostre fettine di mela. Cospargiamo con dello zucchero semolato. Con della cannella, se vi piace. E infine con delle mandorle tagliate a lamelle.
Adesso è pronta per essere infornata a 180 gradi per circa 35-40 minuti. E questo è il risultato, aggiungendo un pochino di zucchero a velo. Cosa ve ne pare? Vi piace? Vi assicuro che è davvero una torta deliziosa e soffice. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, è semplicissima ma davvero unica. Provatela e fatemi sapere. Io vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Ciao!